Per la serie Mangia con stile e design, amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona e oggi ti mostrerò come dare un tocco di stile e di design ai tuoi pasti. Non so per voi, ma per me la colazione, il pranzo e la cena e i vari spuntini sono indispensabili. Fammi sapere anche tu se è lo stesso per te. Comunque, a parte gli scherzi, oggi vi mostrerò come realizzare questa bellissima tovaglietta a tema, proprio dalle vibes autunnali, dai colori è facilmente percepibile questo autunno, in maniera super facile e veloce, un altro progetto alla portata di tutti, soprattutto dei principianti all'ascolto. Ho utilizzato all'incirca 250 grammi di cordoncino per borse perché è facilmente lavabile e perché ha quella giusta consistenza e rigidità che una tovaglietta per i pasti necessita. Uncinetto di lavorazione numero 4, ma se utilizzi del cordoncino puoi benissimo utilizzare anche il 3, 3,5. Come ti trovi meglio tu? Utilizza il numero di uncinetto più adatto a te. È sottinteso che puoi realizzare lo stesso progetto anche per Natale. Basta cambiare lo schema colori ed il gioco è fatto. Quindi questo è un progetto molto versatile che facilmente si adatta alle diverse stagioni o alle diverse festività. Spero che il progetto ti piaccia, spero proverai a realizzarlo. Ti aspetto giù nei commenti come sempre e se lo fai mi raccomando taggami nei tuoi contenuti social e posta la foto anche qui sul canale nella sezione visita community. A questo punto direi proprio di passare al tutorial. Sigla! Inizio con il beige, faccio un cappio e avvio 37 catenelle che corrispondono a 25 cm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 35, 36, 37esima ed ultima catenella. A partire dalla seconda inizio a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 36 punti bassi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 36. Faccio una catenella, giro il mio lavoro e nei primi 4 punti lavoro un punto basso. A partire dal punto successivo effettuo il cambio colore, allungo un attimino l'asola, entro in queste due, prendo la seconda colorazione, in questo caso l'arancione, e lo faccio passare attraverso le due asole. Possiamo tirare la coda dietro del primo colore e andiamo a lavorare nei prossimi 4 punti un punto basso con la seconda colorazione. 1, 2, 3. L'ultimo punto, il quarto, lo lavoro a metà. Le due asole in arancione le andrò a chiudere con il primo colore. Nello stesso tempo mi sto lavorando le code dietro iniziali. Lascio un attimino l'arancione, riprendo il beige e chiudo le due asole con il primo colore. Tiriamo un po' i cordini dietro e ce li lavoriamo. Nei prossimi 4 punti farò un punto basso, 1, 2, 3 e 4, ma le due asole in beige le lavoro con l'arancione. Lo faccio passare attraverso le due asole e chiudo. Una volta fatto questo, tiro le code dietro e vado a lavorare un punto basso nei prossimi 3 punti. 1, 2, 3 e 4. Ma il quarto punto lo chiudo con l'altra colorazione. Prendo il beige, chiudo le asole, tiro le code dietro e proseguo in questo modo finché non termino tutta la riga.
e chiudo. Termino con gli ultimi 4 punti in beige. Chiaramente mi porto il cordoncino in arancione fino alla fine della riga, ultimo punto basso, e questo è il risultato che dobbiamo ottenere durante la prima riga col cambio colore. Continuiamo per la riga numero 2. Faccio una catenella con il beige, giro il mio lavoro e porto il secondo colore dietro. Vado a lavorare i primi 4 punti in beige, lavorando anche il secondo colore. 1, 2, 3 ed il quarto lo lavoro a metà, chiudo con l'arancione. Tiro il primo colore, continuo. 1, 2, 3 ed il quarto lo chiudo con il primo colore, quindi sposto i fili e chiudo. Un punto basso nei prossimi 4, 1, 2, 3 e 4, ma qui cambio il colore. Quattro, cambio colore. 1, 2, 3 e 4. E ho terminato la seconda riga bicolor. Dobbiamo continuare in questo modo ripetendo il lavoro che vi ho mostrato fino ad ora per altre 2 righe, per un totale di 4. Terminate le 4 righe totali con le 2 colorazioni, possiamo procedere adesso con l'arancione, quindi con il secondo colore, e con il terzo, ovvero il marrone, per cui devo effettuare il cambio colore. Le ultime 2 asole dell'ultimo punto basso le chiudo con l'arancione. Faccio una catenella, il cordino in beige lo posso anche staccare perché al momento non mi occorre più. Giro il mio lavoro e vado a lavorarmi la coda sul rovescio. Vado nel primo punto basso e faccio un punto basso, secondo punto basso, terzo punto basso e quarto punto basso. Bene, inserisco il terzo colore, il marroncino, come ho fatto all'inizio. Entro in queste 2 asole del punto basso dell'ultimo, prendo il cordoncino, lo porto fuori, tiro la coda in arancione, tiro in sostanza tutte le code e stringo i punti. Inizio a lavorare il primo punto basso in marrone di 4 sulla texture arancione, quindi 1, 2, 3 e effettuo il cambio colore sempre nel quarto punto, quindi dal marroncino passo all'arancione. Stringo bene e procedo. 1, 2, 3. Al quarto punto cambio il colore, sposto le code e chiudo. 1, 2, 3, 4, cambio colore e concludo in arancione, proprio come ho iniziato la riga con l'arancione.
catenella, giro il mio lavoro, se necessario tiro un attimino e distendo subito a fine riga le code che mi ritrovo attraverso la lavorazione. Questo lo possiamo anche staccare e quindi procediamo. Nel primo punto in arancione lavoro un punto basso in arancione, al quarto punto cambio il colore e procedo con il marrone. 1, 2, 3 e 4 e procedo in questo modo per questa seconda riga con arancione e marrone e per le altre 2 righe, per un totale di 4, proprio come abbiamo fatto le prime 4. Bene, la mia tovaglietta inizia a prendere forma. Ho terminato anche il secondo blocco che riguarda le 4 righe in arancione e in marrone. Dobbiamo effettuare il cambio colore. Devo ritornare al beige, al primo colore impiegato. Però stavolta, piuttosto che chiudere le 2 asole, entro in questi 2 punti, prendo il beige, lo faccio passare attraverso, faccio una catenella, tiro l'arancione, chiudo, giro il mio lavoro e vado a lavorare il primo punto lavorando tutte le code. Non vi preoccupate se succede questo, adesso stringiamo tutto, intanto facciamo il punto basso. Poi stringiamo tutto per bene, tiriamo tutte le code, è molto importante tirare tutto. Poi vado a lavorare il secondo punto basso, il terzo e quando lavoro il quarto vado a chiudere le 2 asole in arancione. Prima di continuare stacchiamo il colore che non ci occorre al momento, ovvero il marroncino, e procediamo con i 2 colori con cui siamo partiti all'inizio. Per cui in questo caso sul marrone vado a lavorare l'arancione, 1, 2, 3, 4, cambio colore e procedo col beige, tiro e procedo, mi lavoro le code dietro finché ce li ho e poi alla fine taglio l'eccesso, 1, 2, 3 e 4, cambio colore e procedo in questo modo per questa primissima riga che riguarda il terzo blocco in beige e arancione e per altre 3 righe. Terminato il terzo blocco ripartiamo con il quarto blocco andando a ripetere tutto il lavoro che abbiamo fatto durante il secondo e così via finché non raggiungiamo le dimensioni che ci occorrono per la nostra tovaglietta autunnale. In totale ho lavorato 60 righe a scacchiera, il pannello misura momentaneamente 41 cm. Prima di proseguire stacco la variante in arancione perché non mi occorre più. Faccio una catenella, giro il mio pannello e intanto vado a fare una riga a punto bassissimo in maniera molto morbida. Entro nel primo punto e chiudo punto bassissimo, così farò per i punti successivi. Ultimo punto bassissimo. Faccio una catenella, giro nuovamente il mio lavoro e mi riporto sul dritto. A questo punto vado a lavorare un punto basso in ciascun punto al di sotto. Punto successivo, entro alla base e lavoro un punto basso. In sostanza lavoro attorno alla riga punto bassissimo. Ultimo punto basso. Sempre nello stesso punto aggiungo altri 2 punti bassi per formare il primo angolo. 1
e 2. Vado a rifinire il primo lato irregolare andando a lavorare un punto basso per ciascuna riga. Giunta quasi al termine della riga, vado a fare un punto basso nella primissima riga iniziale a punto basso e piuttosto che fare un punto basso nella primissima catenella, vado a lavorare gli altri 2 punti del secondo angolo proprio qui nella primissima riga a punto basso, lavorando attorno alle catenelle iniziali. Punto successivo, un punto basso, un punto basso, un punto basso, un punto basso, un punto basso. Ultimo punto, anche qui lavoro 3 punti bassi per formare il terzo angolo. Giro il mio lavoro e sul secondo lato più lungo irregolare vado a ripetere lo stesso lavoro che vi ho mostrato prima, un punto basso per ciascuna riga, punto basso. 2, ultimo punto basso dove ho lavorato il primissimo, per formare il quarto ed ultimo angolo aggiungo un ulteriore punto basso per un totale di 3 col primo fatto. Mi inserisco nel primo punto basso del giro e chiudo a punto bassissimo. Questo punto lo vado a marcare con il marker perché è comunque il primo punto del giro. Mi sposto nel punto successivo con un punto bassissimo e da qui riparto. Faccio 3 catenelle, prendo il cordoncino e lavoro 3 punti alti nello stesso punto alla base. 1, 2, 3. Salto 1, 2 punti al di sotto e a partire dal terzo ripeto lo stesso lavoro, ma prima faccio un punto bassissimo, 3 catenelle, prendo il cordoncino e lavoro 3 punti alti nello stesso punto alla base. Salto 1, 2 punti, a partire dal terzo ripeto il lavoro, punto bassissimo, 3 catenelle e 3 punti alti nello stesso punto. Uno, 2, a partire dal terzo lavoro un punto bassissimo e continuo così per tutta la riga. Giunta al primo angolo continuo lo stesso lavoro di prima, salto 2 punti, vado nel terzo, punto bassissimo più 3 catenelle, 3 punti alti, salto 2 punti e a partire dal terzo continuo il mio lavoro, 3 catenelle, 3 punti alti. Salto 2 punti e a partire dal terzo continuo il mio lavoro. Continuo così per tutto il primo lato più lungo, lo stesso lavoro farò agli angoli, non ho fatto nulla di nuovo. Terzo lato, quarto lato e ci vediamo alla fine per vedere come chiudere il nostro lavoro. Terminato tutto il giro di rifinitura, andiamo a chiudere il giro. Vado a lavorare intanto l'ultimo punto alto,
tolgo il marcapunti nel primo punto e vado a chiudere proprio qui, nel primo punto. Mi sposto con un punto bassissimo nelle 3 catenelle di separazione fatte all'inizio e da qui riparto con 3 catenelle e 3 punti alti in questo arco. Mi sposto nel ventaglietto successivo, dove ci sono le 3 catenelle, faccio un punto bassissimo e da qui riparto 3 catenelle, 3 punti alti. Ventaglietto successivo, entro nello spazio nell'archetto, chiudo un punto bassissimo e da qui riparto 3 catenelle più 3 punti alti. Continuerò in questo modo per tutto il giro. Ultimo punto alto, ho terminato anche il secondo giro. Prendo un po' di cordoncino e con un ago vado a chiuderlo. Inserisco nel primo punto alto, non nella terza catenella, al centro dell'ultimo e sul retro vado a bloccare il cordoncino. Una volta bloccato e disperso un po' di cordoncino in eccesso, tagliamo e sigilliamo per bene con l'accendino. E voilà, tovaglietta dalle vibes autunnali terminata. Questo è il risultato ed è davvero molto d'impatto. Misure finali della mia tovaglietta colazione: 48 cm per 28 cm. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che questo nuovo progetto vi sia piaciuto. La playlist Crochet Home Decor sta prendendo forma, già vi ho portato diversi progetti. Se magari te ne sei perso qualcuno, ti lascio il link nella i qui in alto e sotto al box informazione, così puoi recuperare tutto. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia. Vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che vi consiglio di non perdere, mi raccomando, perché ci sarà un altro progetto molto delizioso. Grazie ancora, alla prossima, un bacino a tutti!